Another question about this time dilatation. Un'altra domanda sulla dilatazione del tempo. It's necessary that the velocity of light is constant. È necessario che la velocità della luce sia costante. Then in physics you can costante in un mezzo vuoto, Constant and perché come sai cambia in base al mezzo nel quale si muove. La luce che passa in un cristallo ha una velocità che è meno della metà di quella nel vuoto. Yes, but in free space it must be constant. Sì, ma nello spazio costante, libero di vuoto deve essere costante. Velocity of light constant for everything, so it's possible to overcome them by thoughts or by other ways of moving. La velocità della luce è costante o ci sono modi per accelerare questa tramite il pensiero o altri mezzi di trasporto? È costante nel sistema nel quale si trova. Tu sei in treno, il treno si sta muovendo, ha la sua velocità, tu ti muovi però da un vagone all'altro. E sono due velocità che non si sommano perché sono in due sistemi diversi. In realtà è possibile fare quella cosa di cui si parla, tanto sai, due punti più lontani o tracci una riga o pieghi lo spazio, se pieghi lo spazio li riprendi, quindi attraverso una compressione o usando due buchi neri o quello che è, per dire puoi fare questa cosa. Questo però non modifica la velocità della luce, perché nel suo sistema è costante, è il sistema che cambia. L'universo è un sistema, anzi ogni gruppo di massa, una certa area dell'universo è un sistema diverso da altri. Una galassia, alcune galassie insieme fanno un sistema dove direzioni, velocità temporali sono differenti. Con gravitazionale. Possono anche andare in direzioni diverse, noi non abbiamo l'esatta, abbiamo solo l'idea che il tempo abbia una direzione dal passato al futuro, non è detto che sia così. Noi ci muoviamo secondo un angolo molto strano attraverso il tempo in realtà, perché è determinato dai sistemi che abbiamo attorno. Intendo proprio le masse stellari che sono attorno a noi. I thought about traveling. You have spoken about traveling by physical possibilities, train, something like this. But what is if you want to move along the synchronic lines on the astral travel? Is there also this velocity of light a limit in your velocity, se si can viaggiasse you overcome it? invece sulle linee sincroniche o col viaggio astrale, è anche qui la velocità della luce Assolutamente riferimento? no. Certo che no, l'informazione può viaggiare in maniera anche molto più veloce, infinitamente più veloce. Per esempio potremmo utilizzare un principio di rispondenza quantistico. La medesima particella generata a qualunque distanza riproduce specularmente il movimento della particella dalla quale è nata. Ed è un fenomeno della fisica quantistica straordinario che ci permetterà un domani di comunicare a tempo zero a qualunque distanza, a distanze stellari. Come dire, facciamo conto, in un campo neutro hai generato delle particelle, facciamo l'esempio, un tot miliardi di particelle, le hai divise con un laser, le tutto suddivise, una parte la conservi in un campo magnetico, te la porti via a distanza, un viaggio a 5, 6, 20 anni luce, ok. Quando tu muovi queste altre particelle, le altre specularmente si muovono a qualunque distanza, quindi puoi comunicare a velocità istantanea. Esatto, l'altro si muove specularmente, quindi, ed è il metodo che verrà usato fra un po' di tempo quando si supereranno alcune distanze rispetto all'attuale necessità. Adesso la macchina più lontana che l'umanità ha lanciato è cosa 8 ore luce, mi pare, no? Mi pare più o meno. È uscito dal sistema solare. Sì, poco più di 40 miliardi, non va bene.
Quindi adesso le macchine si muovono così, stanno arrivando ai confini dell'uovo del vento solare nel quale ci troviamo, e avrei letto che hanno fatto delle scoperte interessantissime, hanno scoperto delle autostrade, delle accelerazioni spaziali subito al di fuori rispetto a questo terreno di particelle che difende il sistema solare. Il sistema solare è immerso in una corrente di particelle che il Sole sviluppa. Queste urtano e quindi fanno barriera rispetto ai raggi cosmici. A grandi linee funziona così. Ma avendo raggiunto la barriera ultima, adesso le due navicelle, due punti diversi del sistema solare, si stanno rendendo conto che lì partono delle correnti a velocità altissime che accelerano, e se volete le possiamo definire i primi segnali sulle linee sincroniche al di fuori del sistema. Ne parlavamo 30 anni fa e adesso lo trovo. Voilà.